Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o luna o venere in bilancia solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa stai per scoprire. Una verità nascosta che presto scoprirai, può essere un segreto, una rivelazione, dei chiarimenti. Andiamo a vedere poi come rapportarsi a questa verità, ok? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo. Bilancia, cosa stai per scoprire? Cosa stai per scoprire? Ci metteremo anche le sibille in questa stesura. Allora, prima carta, la carta del segreto. Cosa si sta muovendo dietro le quinte della tua vita? La carta della rivelazione, qua vediamo il messaggero della rivelazione, che può essere una persona o un evento o anche un segno che riceverai. Poi mettiamoci le sibille per vedere, scusami, il dettaglio concreto. Chiediamo alla sibilla di darci un indizio più preciso. Mettiamo 2. Poi mettiamo la conseguenza, cioè questa carta qui ti mostrerà il nuovo scenario che si aprirà quando avrai scoperto questa verità. E poi mettiamoci la carta consiglio sciamanico, il messaggio del tuo amante mistico, dello spirito guida. Cosa fare, come reagire, come camminare nella luce di ciò che scoprirai. Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa stai per scoprire? Vediamo subito. Allora, cosa si cela dietro le quinte della tua vita? E qua abbiamo un fortissimo carro. Dietro le quinte della tua vita c'è un movimento deciso. Qua c'è un'accelerazione, Questa accelerazione qui che si sta muovendo dietro le quinte della tua vita forse ancora non l'hai percepita, perché il carro ti parla di una direzione che sta prendendo forma. Grazie a cosa? Alla tua volontà. Ma anche di una forza esterna che ti sta spingendo verso un obiettivo preciso. Questo avanzare non è a caso, cioè qualcuno o qualcosa ha messo in moto un viaggio che ti porterà lontano da una situazione statica. Per esempio, nella realtà tangibile può indicare un trasferimento, un cambio di ambiente, un successo improvviso, perché è anche la carta del successo, oppure, ti dico questa cosa, la comparsa di una persona determinata, intraprendente, che entra nella tua vita per trascinarti con sé. Una cosa molto forte, ok? Molto forte. Vediamo la rivelazione. Il 9 di bastoni. Questa carta mi dice che la voce che ti avverte della rivelazione che arriva. Sai quando ti arriva sta rivelazione qua? Quando sarai stanca, oppure quando penserai di aver già combattuto abbastanza, di non avere forze, perché il 9 di bastoni è la fase di resistenza. È la fase della resistenza in cui ti trovi a proteggere ciò che hai conquistato, no? E praticamente che succede nella pratica, nel concreto? Potrebbe trattarsi di un messaggio o di un incontro che arriva proprio quando sei sull'orlo di mollare un progetto o una relazione. Cioè, la verità che scoprirai sarà come, sai com'è, l'ultimo tassello per capire perché hai dovuto passare determinate prove. Ok, la ciliegina sulla torta, c'è l'ultimo tassello. Boom, così arriva. Eh sì,
Adesso vediamo che le sibille ci daranno ancora di più lo sprint, cioè andiamo a vedere il dettaglio concreto. Vabbè, scopriamole tutte e due. Eh sì, qua c'è il pensiero e i deliranti. Io credo che qua potresti ricevere una notizia oppure un invito dopo un periodo in cui qualcuno non sapeva come comportarsi con te, oppure un chiarimento dopo dei malintesi oppure delle supposizioni, ok? Cioè queste carte mi dicono è come se una persona stesse per uscire da una nebbia mentale e finalmente ti dice ciò che pensava davvero. Il pensiero qua indica riflessioni, piani, strategie, anche una persona che sta valutando come muoversi nei tuoi confronti. E i deliranti parlano invece di confusione, di voci contrastanti, di situazioni dove più persone si mettono in mezzo, alimentano incertezze, ok? Quindi proprio ricevi una notizia da qualcuno che non sapeva come comportarsi con te. Oppure dopo un chiarimento dopo malintesi, supposizioni, ok? Wow, ok, andiamo a vedere adesso la conseguenza, cioè questa carta ti mostrerà adesso il nuovo scenario che si aprirà quando avrai saputo questa verità, ok? Vediamo. Ah, il 3 di denari, bello, collaborazione, cioè dopo questo scenario, dopo questa rivelazione si apre un nuovo scenario collaborativo, perché il 3 di denari parla di progetti, di alleanze, di costruzioni comuni, cioè mi dice che non resterai più da solo a portare un peso. Ehm, Questa verità qui che arriva creerà un'alleanza, c'è un patto, una squadra, no? Può essere per esempio un lavoro fatto insieme a qualcuno di fidato, oppure un legame affettivo che finalmente diventa costruttivo e concreto. Mi spiego? Cioè crea unione questa cosa qua, bellissimo, ok. Vediamo adesso come fare, come reagire, come camminare alla luce di questa verità qui, di ciò che scoprirai, no? E qua abbiamo il 4 di denari. Lo spirito, o il tuo amante mistico, lo spirito guida, ti dice di proteggere ciò che è tuo, non svendere i tuoi valori e non lasciarti trascinare in mille direzioni. Perché qua il 4 di denari ti invita a mantenere il centro, no? A radicarti, a non disperdere energie in chiacchiere, dubbi. No, a livello pratico che significa? Scegli una direzione, tienila stretta e lascia che le parole degli altri scivolino via come acqua. Ok? Guarda, immagina di essere su un carro, no? Su un carro che corre veloce, senza che tu sappia bene quale sia la meta. Bene. Senti proprio a livello questo percettivo, senti il vento sul volto, no? Però al contempo senti anche il peso di tante battaglie passate. Che succede poi? Che poi all'improvviso una figura compare accanto a te, allo sguardo deciso di chi ha finalmente trovato il coraggio di parlare. È rimasto troppo a lungo nei propri pensieri. Un labirinto di voci, mi verrebbe da dire. Ecco, adesso ti dice questa verità. Della serie, andiamo, so dove dobbiamo andare. Ok, con questa frase si apre un nuovo capitolo per te. Cioè non sei più il viaggiatore, la viaggiatrice solitaria, no? Ma parte di una costruzione comune. Ti radichi, proteggi la tua strada, avanzi in modo saldo, no? Verso ciò che ti spetta. Sì. Guarda, a livello pratico, di nuovo tangibile, ti dico che è possibile un incontro o un contatto da parte di qualcuno che finora non aveva chiarito la propria posizione. Ci sono delle opportunità di collaborazione qua, un nuovo progetto qua tra le mani e anche degli spostamenti fisici, dei cambi di scenario, no? Che aprono a nuove possibilità. C'è assolutamente la risoluzione di un malinteso qua, che permetterà di unire le forze con una persona. E l'amante mistico che ti dice qua? Ti manda questo evento per insegnarti l'arte del discernimento.
Cioè il carro non può correre in tutte le direzioni, serve una rotta chiara. E questa verità che ti arriva per togliere confusione, per far emergere il patto, come dire, il patto autentico, no? Che ti guiderà verso la tua missione. È un passaggio iniziatico dal caos, no? Di tutte queste voci esterne alla costruzione armonica, di qualcosa di saldo, no? Vediamo un po' di chiarirci, di farci delle specifiche qui. Mettiamo una carta dei tarocchi sul carro e poi ti faccio il quadro unico, di nuovo. Abbiamo il 6 di spade, guarda quante carte di movimento, infatti, carte di movimento, spostamento, 9 di bastoni, abbiamo il 2 di spade, in un momento in cui stai sospesa proprio, ti sei stancata quasi. E sul 3 di denari, il 2 di bastoni, nuova progettualità, e il 4 di denari e il 3 di coppe. Guarda, c'è proprio una celebrazione qua, con persone affini ti vedo. Allora, ti riepilogo tutto, quindi... Dietro le quinte della tua vita si sta muovendo un passaggio decisivo. Il carro già porta un'energia di avanzamento e il 6 di spade rafforza questo avanzamento. Questo viaggio è anche un'uscita da una fase difficile o conflittuale della tua vita. Per esempio, si tratta di lasciare alle spalle vecchie acque turbolente per muoverti verso una riva più calma. Qualcuno o qualcosa ti sta guidando verso un terreno più sicuro, anche se non è ancora chiaro come ci arriverai. Nel concreto può essere un trasferimento fisico, un viaggio di lavoro, un cambiamento di ambiente, una decisione netta di allontanarti da situazioni logoranti. E che succede poi? Che il 9 di bastoni ti trova in posizione di difesa, si stanca o stanco, ma ancora determinata o determinato a proteggere ciò che hai conquistato. Questo 2 di spada aggiunge un dettaglio cruciale qua, cioè la rivelazione arriverà in un momento di indecisione o di stallo. Quando per esempio tu oppure una persona coinvolta non saprai quale direzione prendere. Allora che succede? Che la verità fungerà da ago della bussola, no? Rompendo l'impasse e costringendo a scegliere. A livello concreto qua potresti ricevere un messaggio, una proposta quando ti sembrava di essere bloccata o bloccato e questo ti farà capire che è ora di agire. E questo pensiero mi indica un piano, un'osservazione attenta e i deliranti mostrano tutta la confusione, no? Che c'è, che viene generata da troppe influenze esterne anche, da troppi pensieri, da troppe persone, qualcosa di confuso. Cioè una persona qua mi dice che ha riflettuto a lungo su di te, su una situazione, ma finora è stata trattenuta da paure, da chiacchiere, anche magari influenzata da altre persone o da incertezze. Ora, magari anche in modo un po' goffo, lo fa o inaspettato e deciderà di esprimersi. Questo 3 denari mi parla di costruzione, di collaborazione. Il 2 di bastoni, come specifica, mi dice che questa alleanza non è ancora definitiva. C'è una fase di pianificazione, di scelta da fare insieme. Qua mi dice che un nuovo scenario è quello di un progetto comune, oppure di una relazione, che inizia a prendere forma, ma che richiederà ancora una visione a lungo termine e la scelta di una direzione più precisa. Ok? E poi cosa ti dice il nostro amante mistico qua meraviglioso? Ci dice che il 4 di denari devi proteggere il tuo centro, i tuoi valori praticamente. E il 3 di coppe ti dice che non devi farlo in solitudine questa cosa, cioè devi condividerti con chi è veramente affine a te. E questo rafforza ciò che stai proteggendo. Il consiglio è non chiuderti per paura di perdere, ma distingui bene chi merita di far parte della tua cerchia, ok? E quando lo fai celebra con loro le tue conquiste. Ti stai lasciando alle spalle delle acque agitate qua. Però nel tuo cuore c'è ancora un dubbio, no? È davvero la strada giusta? Sto facendo bene, sto facendo male? Sei un po' confusa. E allora una voce rompe il silenzio e ti dice possiamo costruire qualcosa insieme. Non è ancora il tempio completo qua, però le fondamenta cominciano a essere proprio tracciate, no? E mentre proteggi ciò che è tuo, capisci che la vera forza è saper scegliere chi fare entrare nel tuo spazio sacro e chi no, e brindare con loro questo nuovo inizio. Quindi c'è un cambiamento qua.
che porta stabilità, un messaggio, una proposta che rompe un blocco decisionale, inizio di una collaborazione o di un'alleanza ancora in fase di pianificazione. C'è un momento qua di invito, di condivisione con persone fidate. Va bene? Quindi il tuo carro qui è il veicolo della trasformazione. E questo evento ti insegna che la protezione non è isolamento, ma è la scelta consapevole di chi merita di stare nel tuo cerchio, proprio nel tuo cerchio, con te e chi no. È una grande lettura di sblocco questa, come se si coopera, capito? E tu sei al centro di questa cooperazione. Bello. Wow, vediamo un po' che cosa ti dicono gli oracoli. Unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, trova un accordo, un compromesso, e qua mi confermano che ci sarà questo scambio per unire gli estremi, per unire questa dissonanza, qualcosa che sblocca la dissonanza, ok? Vediamo cos'altro. Guarderai tutto con occhi nuovi grazie a questa verità che scopri. Cambierai il tuo punto di vista, trovi la risposta, quindi troverai le risposte che ti stavi, alle domande che ti stavi facendo. Ok. Detox, stai un po' con la natura, depurati dalle negatività, tutto ti sarà più chiaro. Le negatività fanno parte sempre della mente, quindi la mente mente, come diceva il grande Osho, no? La verità sta nella pelle, la verità sta nel tuo respiro, la verità sta nell'istinto. Ecco, quando la mente è molto pesante, non ti fa sentire la verità delle cose. Allora questa carta ti invita a stare un po' più in contatto con la natura, anche a mangiare un po' più di cibi crudi e a onorare il cibo che mangi in qualità di sacrum facere, no? Qualsiasi cibo che tu ingerisci è uno spirito che stai ingerendo, uno spirito che si compenetra con te affinché tu possa realizzare la missione. Ti dà il nutrimento per portare avanti la tua missione. Onora il cibo che introduci nel corpo come spirito che si dona a te. E questo rituale, questo patto sacro ti permette di portare avanti la tua missione. Ok? Wow, ok ragazzi miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, mi raccomando, studiate e praticate l'arte sciamanica, yoga sciamanico, le grandi leggi spirituali affinché tu possa realizzare quella missione che la tua anima è venuta a manifestare in questa incarnazione. Detto questo ti abbraccio, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.